Sentite il profumo? Pasta frolla appena sfornata, la freschezza delle fragole e la dolcezza della crema pasticcera. Questa crostata senza glutine è il dolce perfetto per ogni occasione. È elegante, golosa, sorprendentemente facile da preparare nonostante l'aspetto così curato ed elegante. Io sono pronta a svelarvi la ricetta per una frolla perfetta, setosa, che non si sbriciola e un dolce che vi farà fare un figurone. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia a preparare la base di pasta frolla. Si versa in una ciotola il burro molto morbido, questo è burro chiamato burro pomata, è così cremoso. Si lavora rapidamente con la spatola, poi si aggiunge lo zucchero a velo, si mescola bene fino a quando non si ottiene una crema priva di grumi. Poi si aggiunge un uovo, 55 grammi di uovo normalmente corrispondono ad un uovo medio. Si continua a lavorare con la spatola fino a quando non si torna ad avere una crema. Questo lavoro può essere fatto anche con le fruste e uno sbattitore elettrico. Infine si aggiunge il mix per pasta frolla, tutti i dettagli della ricetta, tutta la lista ingredienti è qui sotto in info box. Vi ricordo del mio libro I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon, dove trovate 99 ricette senza glutine, senza miscele industriali. Lo trovate tradotto in inglese e in francese e lo trovate in versione Kindle, cartacea a colori e cartacea con copertina a colori e foto all'interno in bianco e nero. Qui sotto in info box vi metto il link diretto nel caso vogliate dargli un'occhiata. Una volta ottenuta questa frolla che è estremamente morbida, la si appiattisce in mezzo a un foglio di pellicola alimentare e lo si tiene in frigo per circa un'oretta. Nel frattempo si passa alla preparazione della crema pasticcera. Si versano i tuorli in una casseruola, si aggiunge lo zucchero e la scorza grattugiata di un limone, si mescola con una frusta. Poi si aggiunge la maizena, cioè l'amido di mais e l'amido di riso, si mescola ancora e infine si diluisce con il latte, mescolando per rimuovere ogni eventuale grumo. Si cuoce la crema pasticcera su fiamma moderata, mescolando di continuo fino a quando non inizia ad addensare e una volta addensata la si cuoce per un altro paio di minutini, sempre mescolando. Infine la si versa in una ciotola ben fredda, la si copre con pellicola a contatto, la si lascia raffreddare e una volta fredda la si tiene per qualche ora in frigorifero. Nell'attesa prepariamo la composta di fragole. Serviranno circa 500 grammi di fragole, preleviamo le meno esteticamente carine, le tagliamo a pezzettini piccoli, a cubetti piccoli. Li versiamo in una casseruola, aggiungiamo giusto un cucchiaio di zucchero, mescoliamo e lasciamo cuocere fino a quando il liquido che viene rilasciato dalla frutta non si asciuga il più possibile e non si ottiene una composta da una consistenza molto simile alla confettura. La si versa in una ciotola e si aspetta che raffreddi. Infine si passa alla cottura della base della crostata. Si tira fuori dal frigorifero la pasta frolla che ormai è ben fredda, si spolvera al piano di lavoro con della farina di riso e si appiattisce la pasta frolla con un mattarello. Se non si riesce ad appiattire tradizionalmente perché la pasta frolla è molto fredda, si inizia a picchiettarla con il mattarello fino a quando non diventa più elastica e facilmente stendibile. Bisogna ottenere uno strato di circa 4-5 mm, non troppo sottile ma neanche troppo grosso. Si mette la pasta frolla in uno stampo da crostata di circa 20 ma anche 22 cm, preferibilmente con il fondo rimovibile. Si sistema la frolla nello stampo, si rimuove l'eccesso di frolla dai bordi. Questa frolla la potete utilizzare per creare o delle crostatine piccole o dei biscotti, oppure la potete congelare per un successivo utilizzo.
Una volta il fondo di frolla pronto, gli si dà un'ulteriore sistemata, si fanno tanti buchini sulla superficie con i rebbi di una forchetta e si inforna a 165 gradi in modalità ventilata per circa 18 minuti. Dopo 18 minuti si batte un albume e si pennella l'intera crostata, sia il fondo che i bordi e anche il bordo superiore con quest'albume. E infine si reinforna nuovamente a 170 gradi però in modalità ventilata per altri 5-6 minuti, dipende dal vostro forno. Si sforna il fondo della crostata, si aspetta che si raffreddi e si versa al suo interno la composta di fragole, spalmandola su tutta la superficie. Prima di decorarla bisogna rimuovere la crostata dallo stampo. La poggiamo su un piatto di portata e ci occupiamo della crema. Si tira fuori dal frigorifero la crema pasticcera che ormai è ben fredda, la si liscia con una frusta, anche in questo caso potete utilizzare uno sbattitore elettrico. E infine in 2 o 3 volte si incorpora la panna montata, che sia panna montata normale o panna montata zuccherata non cambia molto. In ogni caso questo dolce nel suo insieme non risulta affatto stucchevole, è poco zuccherato e molto ben equilibrato. Con delicatezza si incorpora la panna alla crema e infine si versa la crema in una sacca da pasticceria dotata di beccuccio Saint-Honoré da 20 mm, potete arrivare anche a 25 mm. Ovviamente se non avete il beccuccio Saint-Honoré usate il beccuccio che volete, oppure se non volete usare un beccuccio basta che distribuiate la crema su tutta la crostata e poi la lisciate bene con una spatola. Io ho deciso di fare questo decoro a serpentina, però ripeto, la decorazione la scegliete voi in base alla vostra manualità, alla pazienza e al tempo che avete a disposizione. Infine si termina la decorazione con delle fragole fresche tagliate a fettine. Decoratela anche questa a sentimento, a piacere vostro, e per dare un tocco di colore qualche rametto di rosmarino qui e lì, o se l'avete anche delle foglioline di menta. Questa è la crostata pronta, la lasciamo riposare circa 1-2 ore in frigorifero in maniera tale che si assesti e poi la gustiamo. È buonissima, si scioglie letteralmente in bocca. La frolla non è dura ma è friabile, ma tiene bene la forma senza sbriciolarsi dall'inizio alla fine, ed è una crostata che vi farà fare un figurone. Bene, la ricetta è finita, se vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Ciao e alla prossima ricetta gluten free!